Il buio si frantuma, scatta il verde, lampo arancione che si perde, giro dopo giro nell'eco dei motori, sfidando il destino e i suoi predatori. L'asfalto è una tela, la traiettoria è la via, e scrivo il futuro in questa scia. Il vento urla e si fa voce dentro me, spingendo l'anima oltre ogni perché. Un brivido sale, la mente è chiara in questa notte che non ha tara. Eric Bandi scorre, il mondo ora vedrà, a Kreuzberg nel buio, il sogno è realtà, come quel tuono eterno che non tace mai, le mezze attende, sarà casa mia. Dall'alba al tramonto nel cuore del rombo, 24 ore per cambiare il mondo, le mani sul volante, i fari nella via, questa è la mia fede, la mia profezia. Eric Bandi scorre, il mondo la vedrà, Kreuzberg nel buio, sogno e realtà, con tuono eterno che non tace mai, le belle attende, sarà casa mia. Bentornati a tutti i belli miei amici scassoni, appassionati di motorsport, di videogiochi, di motore in generale. Oggi giornata importante perché c'è la seconda tappa del campionato Super Touring e dobbiamo recuperare la pessima prestazione. Nella prima tappa si sa che Zolder era sempre stato il mio tallone d'Achille, quindi dobbiamo rifarci in questa pista che conosco molto bene e diciamo che non ho mai vinto effettivamente, però mi piace e spero di far del bene. Non sono a livello dei più veloci, però sicuramente molto meglio rispetto alla prima tappa e come sempre chi segue il mio canale non è solo la qualifica che fa, insomma, la differenza. Allora. Piccola premessa perché comunque chi non ha seguito questo campionato, in pratica si tratta di un campionato di 5 gare organizzato dalla nostra Sim Gang, Sim Racing Italy e da un altro team Naklan. La prima tappa è stata Zolder e questa è Red Bull Ring e io utilizzerò una Volvo S40. Come si può notare, pronti. Allora, qualifica. Usiamo tutti questi 20 minuti. L'uscita box è libera, vai tranquillo e occhio alla linea bianca.
Bisogna stare attenti a scaldare le gomme perché con tutte queste rettilinee purtroppo le temperature droppano drasticamente. Poi questo tracciato è in una posizione piuttosto rialzata in mezzo alle colline, quindi è anche molto più fresco. Infatti molte volte è successo in passato che ci ritrovavamo le gomme gelate in gara che creava diversi problemi. Oh, mamma mia, che scattone! Sì, ma mica va bene così. Oh, eccessivo. Pronti. Vedo la linea distaccata, ma non vorrei che... Sono stati fatti dei cambiamenti sugli orari e mi cambia i punti di riferimento. Comunque, come al solito, mi montano sopra. Non riesco veramente a capire perché. Niente, non frena. Sarà bisogna scaldare per bene le gomme. Mi montano letteralmente sopra. In frenata. Pole position. Ciao. E tutto è zero. È un tempo altissimo. Veramente strana sta cosa. Sono sopra di mezzo secondo sul mio best. Anche più. No, non frena. C'è qualcosa che non va. C'è decisamente qualcosa che non va. Mi va sottosterzo. Mi va in sottosterzo. Oh. Mm. Hai
Hai pista libera, vai tranquillo, occhio alla linea bianca. Io odio quando fai dei test, fai dei bei tempi, quindi sei anche abbastanza, no, motivato. Poi entri sul server ufficiale e sei lontanissimo da quei tempi. Ma proprio lontanissimo. Vorrei che si fosse sconfigurato qualcosa. Dopo sul warm-up ci guardiamo, sul manager. Terza posizione. Io ho esagerato. Come mai sto perdendo così tanto? Guarda quanto sto perdendo! Come se non mi dasse tutto gas. Un pochino meglio. Pole position. Quasi vicino al mio best. Mi sa con 2 litri non ce la faccio. È meglio se rientro. E quindi sono il migliore dei peggiori. Almeno sono insomma riuscito a scendere sotto 37,5. Ma che di che stiamo parlando? Purtroppo il Volvo 5 minuti al termine, 5 minuti. hanno nerfato parecchio, E quindi vediamo Vladislav Vljevic che al momento è pole temporanea, mancano 1 minuto con un strabiliante tempo di 1:36,7, seguito proprio a pochissimi millesimi dal suo connazionale Turudic con l'Honda, e terzo, non vorrei pronunciarlo male, Seunink con l'Alfa Romeo. Incredibilmente quarta posizione di Champier con la Opel, quindi 4 auto diverse, non più, perché Stremer si è inserito, wow, 3 auto in
80 millesimi, meno 75 millesimi, poco più. La sessione è conclusa, rientra ai box, 12ª posizione. Quindi Volvo che comunque riesce a scendere sotto il 37. Io purtroppo il mio best ottimale dovrebbe stare sul 37,1, però Volvo chiaramente svantaggiata in questa pista, ma io direi praticamente tutte, perché se su questa pista che sono quasi tutte dritte e quindi serve potenza, e una laguna fa la pole che ha meno motore di tutti, vuol dire che quindi abbiamo davanti Bonni, Giarrosso, Guidocci, Bio, Nese, Comb e poi tutti i non italiani. Andiamo a fare una bella partenza, Vai, massima incrociamo le dita. concentrazione. Vai, vai, vai. Ce l'hai a sinistra. È ancora lì. Che fai? Che fa? Stringe? Ce l'hai a sinistra. Ok, tagliare la curva non ha portato Libero a i sinistra. dovuti benefici e ha perso tantissime posizioni. Infatti volevo stare all'esterno, ma purtroppo non mi piace partire all'interno. Libero a sinistra. Benissimo dietro a Panelli. E Quagliotti. Panelli sbaglia subito. Ne approfittiamo. Libero a sinistra. Nonostante sia la pole auto favorita. Ci sta capendo niente. Che sta succedendo? 2 litri abbondanti, lo sapevo che bastavano 25 litri, però. Ce l'hai a destra. E ancora lì, libero a destra. Ce l'hai a destra, libero a destra. E tanto sotto sterzo. Tanto sotto sterzo. Cerchiamo di prendere ritmo, via. 16ª posizione. Tanto sotto sterzo, mamma mia. Ah, devo vedere i valori dei volanti. Persi che quasi l'ha persa. Ce l'hai a destra. Libero a destra. Ce l'hai a... sei in mezzo libero. Vai Ce attento. l'hai a destra. Facciamo i danni. Libero a destra. Mamma mia quanto sotto sterzo. Una cosa incredibile, eh. Ma quante 13ª posizioni ho perso? posizione. Ho perso tantissime posizioni alla partenza.
Questo mi compromette la gara. Ce l'hai a destra. Ah, porca. Libero a destra. Ma non è mai successo. Ok, ora tocca a noi lavorarcelo. Manteniamo la calma, non facciamo errori e andiamo a riprenderci la posizione. Comunque in sé sto dicendo che c'è qualcosa che non va, perché non è possibile che sto così dietro e sto girando in 38,6. Cioè, non gira, non gira. Ce l'hai a sinistra, libero a sinistra. È un sottosterzo continuo. Cioè 38,6. Non riesco veramente a capire. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. Libero a sinistra. Ce l'hai a destra. Libero a destra. Guarda quanto va dritta. Ce l'hai a sinistra. E ancora libero a sinistra. No, non ci posso credere. Veramente non ci posso credere. Guarda! Non tiene! Non tiene! Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. 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 Libero a sinistra. Ce l'hai a destra. Libero a destra. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. Libero a sinistra. Ce l'hai a sinistra. Libero a sinistra. Ah, gomme gelate! Follia! Guarda, guarda, guarda! Dobbiamo scappare via. Prima posizione. E io non ho mai girato in 38,6. Mai girato in 1,38. C'è qualcosa che non funziona. Ragazzi, c'è qualcosa che non funziona. C'è niente da fare. Io mi ricordo, nello scorso campionato giravo sotto il 38 tranquillamente.
Guarda, 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 guarda. Io sono stufo, io sono stufo. No, quello mi ha dato 5 secondi intanto. Cioè, sto lottando con le Audi. Follia più pura. Ma poi in frenata mi montano sopra. Complimenti, eh. Ah, sono arrivati tutti sotto. Ho perso un secondo su un giro. Da Bonni 11°. C'è qualcosa che non va, dai, su. C'è qualcosa che non va. Dovrei girare sotto 38. 38 e 2. Guarda come mi monta sopra. Ce l'hai a destra. Libero a destra. No, è Ce impossibile. l'hai a destra. È impossibile, c'è qualcosa che non va. E ancora lì. Guarda, in due mi hanno sorpassato. In due su una curva. E ancora lì. Dai, su, ma che stiamo scherzando? E ancora lì. E ancora lì. Libero a destra. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. E ancora lì. E ancora lì. Libero a sinistra. Ce l'hai a destra. Libero a destra. Cioè, a lottare con le Audi. Ce l'hai a destra. E ancora lì. Libero a destra. Io non so veramente che fare. Non so veramente che fare. 14ª Cioè, posizione. 40 ho girato, in 40. Non è mai successo in vita mia. Ce l'hai a destra.
libero a destra. Ma questa è una presa in giro, questa è una presa in giro, dai, su. Manteniamo la calma e la concentrazione. Ma che manteniamo la calma? Senza fare errori. A me mi stanno andando via le Audi che sono le sfavorite. PDC ce l'hai a sinistra. E ancora lì, libero a sinistra. Cioè, ma ci rendiamo conto? 14ª posizione, davanti a noi sta allungando. Ora abbiamo un distacco di 1 secondo e 2. Non gira, non gira, non gira. Non gira. Io non so quel che fanno, non so quel che fare. Davanti a te c'è... Comincio a odiare questa macchina, veramente. Mancano 2 minuti al termine. 38,6, follia. Ah, già rosso mi ha dato 10 secondi a parità di macchina. Vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Larghissimo. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì, libero a sinistra. Guarda come scatta. Porca miseria. Quattordicesima posizione. Ah, finita la gara. Intanto Fanelli si sta fa sotto. No, Enrico Artino abbandona la partita. Il mio compagno di squadra. Quindi ultimo giro, vediamo quanto ha fatto. Quattordicesima posizione. Gara finita. Ti aspettiamo ai box. È tutto. So come mai non è configurato freno a mano, non è configurato il limitatore. Occhio allo start. Vediamo Massima un po'. concentrazione. Stavolta non facciamo l'errore Verde, verde. di gara 1. Adesso sarà ancora peggio con le gomme. Ce l'hai a destra. Lo Ce l'hai sapevo a che sinistra. Libero a sinistra. avrebbero fatto dei casini in curva 1. Già predetto. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. Gli ho dato un pochettino più di Libero a sterzo, sinistra. vediamo. Ce l'hai a sinistra. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. E ancora lì. Libero a sinistra. Vediamo se migliora qualcosina, ma il problema è la frenata. E non frena niente. Cioè guarda, mi montano Ce l'hai tutti a sopra. destra. Libero a destra. Sotto sterzo continuo. È un continuo. Ce l'hai a sinistra. E ancora lì. Libero a sinistra. Basta la benzina, sì. 25 minuti di... Decima posizione. Ce l'hai a libero a destra. incubo. Perché veramente non dà più gusto guidare questa macchina.
Attenzione per il D6 c'è in difficoltà. Cerchiamo di tenere la top 10 finché possiamo. Cioè. Che non gira. Che non è tanto lo sterzo, è proprio la macchina. ...39. Te lo dico. Mi si è spento il volante! Mi si è spento il volante! E non riesco neanche a fare eschi. E niente. Non so veramente che dire. Per una volta che riuscivo a tenere la top 10, anche se con molta difficoltà, è morto il volante. E vabbè, godiamoci la gara. Godiamoci, insomma. Io incredibilmente 14esimo. Stanno utili, Stanno utili. Chi è secondo? Gianrusso secondo? Sta facendo la tappa. Che tra l'altro chi me l'ha venduto è stato veramente poco professionale, che sappiamo anche chi è il maggiore venditore, insomma, di volanti di fascia alta, medio alta in Italia. Sono stati veramente poco professionali, tutti le lodano, però con me si sono veramente comportati male, hanno fatto degli errori, e non hanno neanche tentato di venirmi incontro, perché dico, fate un errore, io ho pagato, e loro dicono, no, non va bene perché abbiamo fatto un errore. Voi avete fatto un errore, non è che l'ho fatto io, ne hai pagata le conseguenze. No, non c'è stato verso. Ho detto, punto, no? Se proprio evitiamo di, no? Io che parli male di voi, che fate degli errori proprio grossolani da novizi proprio. E io che sono un cliente, vi pago migliaia e migliaia di euro e voi non muovete un ciglio anche quando vi dico cerchiamo una collaborazione. Ah no, non possiamo fare niente. E allora, cioè, vuol dire che è veramente un... Adesso sono terrorizzato nel caso fosse morto il volante di ridarlo indietro in garanzia, quello che può succedere, perché cioè, se hanno fatto storie così per fondamentalmente pochi euro, io ho detto veniamoci incontro, toglietemi qualcosina. No, no, già in offerta, non posso fare nulla. Quindi da parte mia è stato un anche un acquisto, insomma, che secondo me, da come l'ho visto io, mi hanno peggiorato le prestazioni, ma questa è una cosa personale. Però
Cioè io ti do migliaia e migliaia di euro e tu fai anche il difficile dopo che tu hai fatto un errore. No, dai, su. Non sono professionali per nulla. Tutti, purtroppo ci sono solo loro che vendono in Italia, quindi io spero che arrivi qualcun altro e gli dia un calcio in culo perché si può fare sicuramente meglio di loro. E intanto vediamo. Gianrosso tiene la seconda posizione incredibilmente. Comp in sesta posizione. Vladi è salito in settima, però 37,8 e 39 Emanuel. Però Gianrosso è sceso abbondantemente sotto 38. Non vorrei che magari in gara 2 il passo era un po' meglio, infatti riuscivo a tenere la decima posizione. C'è uno stupidissimo cavetto tipo quello da computer. Adesso si è acceso. Vorrei dire con le vibrazioni si è staccato il cavo che va dalla presa al trasformatore. Cioè sarebbe veramente follia. Posso ovviamente rientrare in gara. No, dai, ragazzi. Per una volta che riuscivo, insomma, a andare a punti, un errore così stupido. No, errore, è una sfortuna così. Peccato, era meglio perdere gara 1. Giustamente se perdi gara 1 perdi anche gara 2. Vediamo se Bio... 11ª posizione. Mannaggia, mannaggia. Però anche questo scatticcio, mamma mia. Terribile. Ne persi comunque con l'Audi. Incredibilmente tiene la posizione. E sta anche probabilmente dando un piccolo distacco. Tempi abbastanza alti. Che c'è comunque chi fa 37-1. Cioè io non riesco a fare 37-1 in qualifica. Questi fanno 37-1 in gara con il pieno di benzina. Mannaggia. Quindi adesso purtroppo prima di ogni gara dovrò controllare se questo cavo fa lo scemo. E poi fondamentalmente nessuno lo muove, Sta lì, buono. Per terra. Veramente inspiegabile come possa essersi collegato. Ah, intanto Vladi è incredibilmente riuscito con una incredibile agilità a riprendersi la seconda posizione. Cavolo, ha sorpassato praticamente 4 macchine in un giro. Uh. Vediamo magari... camera da... No. Segui. Carpire qualche informazione? Tanto è stato risorpassato da altre due auto? Sì, loro danno il gas, io...
Nessun segno di sottosterzo? Una roba da matti. Orribile il rumore dello scarico e sfiato. Sembra che stia proprio sulle rotaie. Eppure staccano come me, cioè, poco dopo dei 100. Quindi questa è una sfida tra Guiducci che non ho mai visto nelle prime posizioni. Cerca di insinuarsi anche Emanuel. Approfittarsi questa sfida a 3. Però guarda come scatta. Però Guiducci sembra aver preso un piccolo margine. Incredibilmente persi con un Audi. Evidentemente con il fresco l'Audi riesce a sfruttare meglio le gomme. Invece le trazioni anteriori sono un po' più in difficoltà con questo meteo. Queste condizioni. Guarda come scatto. È una cosa incredibile. No, non è possibile. Se muovo il mouse scatta. Dicevamo una sfida tra Stremair, Guiducci e Vladisajevic, perché ormai Persi ha preso un bel margine. Nonostante non gira velocissimo, però per il momento chi ha fatto il tempo migliore è Steunik. O Keuning, non lo so. Keuning. Un Persi che sembra aver preso un... No, Guiducci? Piccolo vantaggio sulla coppia delle due Renault gialle. E poi tutti gli altri dietro incollati, francobollati proprio in questo trenino fatto da 5 auto.
con ormai 4 minuti alla fine. Vediamo cosa sta succedendo dietro. Attenzione, l'olandese ha fatto qualche errore, non si sa cosa. Sprofondato, settima posizione. O mi sbaglio io? Quindi Pio è risalito in decima posizione. Poi dei nostri Ghila purtroppo naviga sempre tra la 13ª e la 15ª posizione come gara 1. Panelli più o meno è sempre lì. Calicetti ha messo le medie, non si sa perché. Già sono gelate le soft, figuriamoci le medie. Con io che ho fatto un 1,39, però sembra che ho fatto un paio di giri, quindi praticamente sono il più lento di tutti. Questo è veramente un'assurdità, veramente un'assurdità. Ma possibile che è così tanto difficile metterci un connettore che faccia click e non si stacchi? Perché poi, a parte questo, ma com'è possibile un alimentatore che è stato fermo lì per mesi e mesi e mesi, nessuno l'ha mai toccato, come ha fatto a staccarsi il cavo? Oh. Allora, dicevamo, attenzione, Emanuel passa Vladisevic che sembra che sia un po' in difficoltà. Vabbè, adesso stanno facendo un po' di sorpassa, ma però ho perso contatto tra i due, tra le due. Adesso si sono anche un pochettino, insomma, allungate le distanze. Con ormai Persi che ha preso veramente un bel distacco. Purtroppo non ci sono i distacchi, ci sono solo i giri migliori. L'interfaccia di Racer non fa veramente schifo. Però ecco, io penso che sia nell'arco dei 3 secondi e mezzo. Ah, cominciano i primi doppiati pure, che potrebbero... come è successo nei primi due campionati, i doppiati hanno creato diverse problematiche. Però, insomma, questo è l'ultimo giro, quindi... Con Guiducci. Secondo che ormai, a meno che non faccia grandissimi errori, la sua seconda posizione è ormai considerata. Terzo Stremeyer, anche lui insomma ormai la terza posizione più che garantita, però rimane ancora viva la lotta tra Vladisavljevic e Comb, che stanno lì, però la vedo molto dura. Vedo molto dura, che ormai i dritti sono finiti, i drittoni, quindi la Laguna va molto bene sulle curve.
e non credo che insomma il pilota dei Balcani insomma faccia incredibili errori, infatti, e quindi conclude in, se non erro, sì, quarta posizione. Quinto il nostro Emanuel, poi se non erro Gianrusso, che incredibilmente ottima sesta posizione, poi l'olandese, lo svizzero Jean Pretre, Bio che ha guadagnato un'altra posizione e quindi è arrivato nono, e in decima posizione Pelliccioni. Quindi tutto sommato una gara 2 che è stata molto equilibrata e incredibilmente ha visto persi con un Audi che chi se lo sarebbe mai aspettato, il Ghila che fondamentalmente nella prima tappa è andato fortissimo con l'Audi, invece in questa occasione ha faticato tantissimo, è rimasto sempre fuori dalla top 10, invece Persi è riuscito a gestire con grande maestranza la prima posizione, anzi prendendo anche un bel distacco su Guiducci con una Laguna che sicuramente era favorita su questa pista, ma anche la comunque Volvo di Comb e Gianrosso non hanno sfigurato, hanno fatto bei tempi anche loro, e con Gianrosso che è stato in seconda posizione per diversi giri, forse metà gara. E quindi incredibilmente Turudic, che in gara 1 era arrivato podio, e mi sono anche sorpreso fondamentalmente perché dico, ah, cavolo, la, la Honda va. Infatti è arrivato il secondo, ha fatto un 37 e 1, in gara 2 invece uguale. Quindi evidentemente ha fatto molti errori. eh, Ovviamente è partito nono, però avrà fatto diversi errori. E quindi niente, va a finire malissimo per me che gara 1 14esimo, con un tempo cioè, è veramente imbarazzante, un secondo sopra il passo degli altri, una macchina che non girava sotto sterzo continuo, non frenava, tutti quanti proprio mi sverniciavano in frenata, quindi una gara che assolutamente non rispecchia le gare dei campionati precedenti in cui ero andato abbastanza bene, sempre nella top 10, ovviamente qui eh, non nella top 5. Il, il livello è molto più alto, però cioè, io mi ricordo che giravo facilmente sotto il 38. Che cosa è successo? Questo vorremmo capirlo, e molti hanno migliorato il proprio passo dopo l'aggiornamento, io invece ho perso praticamente mezzo secondo. Chi ha guadagnato mezzo secondo, io ne ho perso e non riesco a capire da dove provenga questo problema. Come dice Christian, è il momento di abbandonare questa categoria. Sì, campionato ormai dato alle ortiche. Vabbè, io direi chiuderà qua perché tanto fondamentalmente c'è poco da dire. C'è poco da dire. Quello che doveva essere detto l'abbiamo detto. Va bene, ragazzoli. Spero che non posso dire che vi sia piaciuto la live perché comunque eh, gara 1 imbarazzante e gara 2 con una sfortuna incredibile che si è staccato un cavo. Ci si becca alla prossima. Mi raccomando, eh, se potete cercate di venirmi incontro con un bel mi piace, un commentino, una sottoscrizione se possibile, e ci si becca alla prossima. Ciao a tutti.